Salve e bentornati su Psicologia nell'angolo. Oggi niente cold start, niente poesie, niente Montesi, niente meme. Stavolta torniamo un po' all'antico. Stavolta ci sono soltanto io che vi parlo di un argomento che mi sta molto a cuore, nel senso che per me è un argomento antico. È stato forse il primo argomento che io ho affrontato da una prospettiva un minimo originale quando ero ancora studente della triennale di psicologia. Ed è stato anche l'argomento della mia tesi. Però adesso voglio fare un passo avanti su questo argomento, adesso che ho 7 anni, quasi 8 anni di conoscenze in più sul groppone, e chiudere un ideale cerchio che ho iniziato tanti anni fa, aggiungendo a quello che ho scritto, alle idee che avevo maturato, di cui sono ancora fermamente convinto, anche un elemento nuovo, l'elemento delle conseguenze della Red Pill in questo ambito di cui mi ero interessato quando ero così giovane. La mia tesi di laurea si chiamava Distacco e disconnessione, l'isolamento sociale al tempo dei social media. Questo era il titolo completo. Per fortuna ancora me lo ricordo, non sono così vecchio da non ricordarlo. È una tesi di triennale, quindi parliamo di lavoro di circa 30 pagine, che però avevo condotto in piena autonomia e avevo anche tratto qualche conclusione un po' eterodossa rispetto al contesto accademico in cui mi trovavo. Come si capisce dal titolo, il mio interesse principale in quella fase della mia vita erano i social media come causa di isolamento sociale. O meglio, era più in generale la visione di se stessi deformata che può nascere dall'abuso di social media. Questo era un po' lo spirito che guidava la tesi, ma c'erano dentro già alcune tracce di quello che io avrei poi sviluppato, per esempio di quello che sto sviluppando adesso. E a quel tempo io conoscevo parole come Red Pill, Black Pill, Chad e via dicendo, Manosphere no. Manosphere non ne avevo mai sentito parlare in questi termini, però per me erano cose che avevano una validità, nel senso non le vedevo solo come meme per ridere, erano cose che effettivamente esistevano ed erano le spiegazioni che tante persone si davano per stare meno male o comunque per dare senso alla propria esistenza, però non avevo il coraggio, o forse l'interesse, devo dire la verità, non lo ricordo, se potessi parlare con me stesso di 7 anni fa, penso che gli direi tante cose prima di parlare di Red Pill e Black Pill a livello accademico, ma se potessi gli direi anche di stare attento a questo aspetto, perché ci sarebbe stato molto bene in quella tesi. Poi non so se me l'avrebbero approvata, ora non me ne importa più niente perché sono libero e quindi adesso posso aggiungere questo elemento. Nel corso di questo video proverò a spiegare che cos'è l'isolamento sociale e perché io preferisco usare questa parola piuttosto che altre, che comunque sono quasi sinonimi e che c'è niente di male a usare una piuttosto che l'altra, a usare l'inglese o a usare una parola specifica che vedremo, che invece è giapponese, ma comunque io preferisco parlare di isolamento sociale. Ecco, prima di spiegarlo però vorrei chiarire che c'entra in questa storia la Red Pill, anche se penso che molti di voi avranno già fatto spontaneamente il collegamento, perché non è un collegamento né azzardato né difficile. Il collegamento nasce dal fatto che tante tra le persone che hanno abbracciato la filosofia, che non è la filosofia della Red Pill, l'ho già detto tante volte, lo ripeto, ma è la filosofia che si basa sulla teoria LMS, che poi viene sintetizzata dal concetto della Red Pill, ma per brevità, per amore di semplicità e per evitare di fare tutti questi giri di parole che io già sono prolisso, diremo le persone che hanno abbracciato la filosofia Red Pill, che non esiste, però usiamo questa espressione così banalizzante, non di rado, non è un assoluto, non è una certezza, non è un sintomo determinante perché non c'è nessun disturbo a esso correlato, ma spesso e volentieri hanno interazioni sociali più limitate rispetto a chi è, per così dire, blu pillato, e qualche volta, non di rado e sicuramente di più statisticamente rispetto alla popolazione in generale, finiscono per essere degli isolati sociali a vari livelli, di cui discuteremo nel prosieguo del video, perché non tutti gli isolati sociali sono uguali, e soprattutto perché la cultura in cui vivono è determinante per permettergli o impedirgli certe manifestazioni molto estreme di questa scelta di vita. E la definisco così perché c'è un motivo specifico che già avevo espresso nella mia tesi, era il fulcro della mia tesi, ma lo riprenderò in questa sede a beneficio di tutti quelli che non hanno letto la mia tesi, quindi di tutto il mondo, perché la mia tesi l'ho letta io e forse il mio relatore, forse. A livello pratico, quindi il punto del video è cercare di capire che rapporto c'è tra isolamento sociale e Red Pill, ed eventualmente se questo è un rapporto di causalità diretta, un rapporto di causalità inversa, oppure un rapporto più complicato che sfugge un po' da queste semplici regole. E poi, questa mi pare la cosa più importante, è capire quali sono alcune basilari prospettive di intervento nel caso di persone
generale di persone con isolamento sociale, ma più specificamente di persone che sono isolate sociali perché, già vi sto anticipando la risposta alla domanda, perché sono red pillati. E capire quali caratteristiche ha questo specifico tipo di isolamento sociale rispetto a quello potremmo dire standard. Quando dico standard lo intendo perché ci sono sempre più persone che decidono di rinunciare ai benefici della socialità, soprattutto tra le persone giovani, quindi è un numero che inevitabilmente crescerà perché i vecchi andranno a morire, i boomer ipersociali andranno a morire, e forse ci sarà una nuova nidiata di giovanissimi che poi diventeranno giovani adulti con un tasso di isolamento sociale particolarmente elevato. Non tutti red pillati, ma penso che chiunque di voi ha a che fare con adolescenti in questo momento si sta accorgendo di quanto queste idee hanno una forte penetrazione. E infine, un altro obiettivo cruciale del video è capire in che modo, visto che l'isolamento sociale, e anche questa è un'anticipazione, dipende molto dalla visione che uno ha di se stesso in relazione agli altri e al mondo, è possibile che la Red Pill questa visione la modifichi radicalmente e che quindi determini un tipo di isolamento sociale un po' diverso da quello su cui io mi ero concentrato e avevo scritto. Per chiudere questa introduzione, che credo di aver battuto il record di brevità dell'introduzione, sto migliorando. E tra l'altro rivolgo un grazie a una persona che ha commentato dicendo che lo sweet spot per i video sarebbe tipo 23-24 minuti. Un giorno ci arriverò, forse quando avrò la barba bianca ci arriverò, ma sto migliorando. Detto questo, siamo vicini? No, non è vero, non siamo vicini, però stiamo andando nella direzione dei 4.000 iscritti. Raggiungerli entro la fine dell'anno sarebbe un capolavoro, non dico un miracolo, ma comunque sarebbe un risultato considerevole, ma comunque quello che arriva ci prendiamo. In ogni caso io sono contentissimo del vostro supporto e a tal proposito vi chiedo di esprimere il supporto, come sempre lasciando dei graditissimi commenti, lasciando un like e per i nuovi, per quelli che stanno vedendo questo video come primo del canale, ispirati da non si sa quali forze mistiche, cioè dall'algoritmo, di iscriversi al canale e supportarmi, perché questo fa tutta la differenza del mondo per me, soprattutto perché, come avrete capito, sono un po' sensibile ai feedback e mi spinge a creare nuovi contenuti e ad addentrarmi nei meandri oscuri della mente umana, non è vero? Diciamo, mi spinge semplicemente a investigare cose che mi interessano. Adesso definiamo per prima cosa che cos'è questo isolamento sociale e quali sono i suoi sinonimi e quali sono le sue peculiarità, quelle generali che dice l'accademia e quelle che dico io, che sono un po' dissonanti, e poi andiamo a vedere le cose un po' più nello specifico. Però prima di tutto gettiamo le basi. Isolamento sociale è il modo in cui io chiamo quello che gli inglesi chiamano social withdrawal, che qualcuno infatti chiama non scorrettamente, io non sono in disaccordo con questa traduzione, ritiro sociale. Qualcun altro invece, come dicevo, utilizza questo termine giapponese molto culturalmente caricato che è hikikomori, che sicuramente avrete sentito anche perché un noto psicologo che come me pubblica video su YouTube aveva iniziato la sua carriera parlando di questo, fondando un'associazione che si occupava di hikikomori, o di quelli che lui percepiva come tali. Comunque li si voglia chiamare, isolati sociali, ritirati sociali, hikikomori, anche se io non sono particolarmente d'accordo con questa ultima espressione, si tratta comunque di persone che per un motivo o per un altro hanno scelto di rinunciare a tutti o a gran parte dei benefici della socialità. Ergo, sono persone che passano la maggior parte del loro tempo, o tutto il loro tempo, nel caso degli hikikomori, quelli giapponesi veri, dentro casa o addirittura dentro solo una stanza. Se lavorano, passano solo il tempo strettamente necessario a non essere licenziati, a non perdere il lavoro e poi tornano a casa. Se possono non lavorare, non lavorano, e ancora una volta questo è importante in paesi come il Giappone che hanno famiglie che sostengono questo modo di vivere, non sarebbe possibile da tutte le parti. Diciamo, fare l'ikikomori a Catanzaro non è come farlo a Kyoto, e che se hanno interazioni sociali con altri, queste sono molto limitate, di solito sono limitate al nucleo familiare, qualche volta, raramente, a figure al di fuori, comunque sono poco pregnanti emotivamente. Prima grande questione da dirimere, che infatti è la prima grande questione che i giapponesi dirimono a livello di psichiatria quando devono fare una diagnosi di hikikomori, è questa. Se uno non esce di casa sua e non ha interazioni sociali perché ha un disturbo psicotico e non ha più il senso della realtà e quindi sta chiuso in se stesso in casa, questo non è un isolato sociale, questa è una persona che ha un disturbo gravissimo che gli impedisce la socialità. Se uno sta tutto il tempo a casa perché è disabile, magari ha una forma di disabilità molto invalidante,
e sta la stragrande maggioranza del tempo a casa, non è un isolato sociale, è una persona con una gravissima forma di disabilità. L'isolato sociale deve essere tale non perché ha una condizione esterna che lo costringe alla perdita della socialità, ma perché in un certo senso, questo è molto importante, è una sua scelta. E poi vedremo che non è una scelta nel senso tradizionale del termine, è una scelta obbligata, una scelta che ha a che fare con la dimensione inconscia del cercare di sopravvivere psicologicamente, ma è una sua scelta. Se una persona, per esempio, ha una grave forma di depressione, per fare un esempio un po' più diffuso a livello epidemiologico, e quindi non riesce ad alzarsi dal letto senza l'aiuto dei farmaci, ma forse anche con l'aiuto dei farmaci, non è che possiamo fare la diagnosi di Hikikomori. E infatti i giapponesi non la fanno. Per i giapponesi uno deve passare, se non ricordo male, 6 mesi continuativi a casa sua, al massimo scendendo per andare al combini. Loro per esempio il lavoro, se uno lavora non lo considerano Hikikomori, quindi al massimo scendi per andare al supermercato sotto casa. Per 6 mesi continuativi non hai depressione, non hai nessun'altra forma psichiatrica rilevante, e allora a quel punto si fa la diagnosi di isolamento sociale. Quindi la cosa da tenere a mente è questa: uno è isolato sociale fondamentalmente, e si può definire tale in senso stretto, se non ci sono elementi esterni di costrizione. Un altro esempio che io facevo nella mia tesi, che mi sembra ancora calzante, è se uno vive in una famiglia super restrittiva a livello quasi psicotico di invischiamento familiare e suo padre gli impedisce di uscire perché se prova a uscire lo frusta e lo chiude dentro casa, quello non è un isolato sociale, quello è uno che vive con un pazzo. Siamo in una condizione completamente diversa, quindi attenzione al fatto, e questo sarà importantissimo quando entreremo nel legame tra isolamento sociale e Red Pill, che questa è una scelta fatta in autonomia da una persona che evidentemente ha pensato che questa potesse essere una soluzione a un suo serissimo problema. Ora, questo vuol dire quindi che uno che è in stato di isolamento sociale non ha alcun disturbo psicologico, sta bene, ha fatto semplicemente una scelta come quelli che vivono nella foresta in disaccordo con la norma sociale? Assolutamente no. Ci sono due punti da tenere a mente. Uno, che io ho detto che i disturbi che possono impedire di definire uno isolato sociale sono quelli che compromettono l'esame di realtà, quindi siamo nell'ambito della psicosi, o al massimo, se vogliamo usare la categorizzazione che io adoro, di Nancy McWilliams, siamo a livello borderline di funzionamento, non disturbo borderline, livello borderline di funzionamento, cioè un livello che si pone tra il nevrotico e lo psicotico, e quindi c'è un esame di realtà che è un poco ballerino. Ma questo non vuol dire che uno non possa avere dei disturbi del livello nevrotico, e infatti generalmente tutti quelli che sono isolati sociali tanto bene non stanno. E se anche stavano bene all'inizio, poi è chiaro, e questo mi sembra palese ma è importante ribadirlo, perdere la socialità per un essere umano significa mettersi inevitabilmente in una condizione di predisposizione all'insorgere di sintomi psicopatologici di vario genere, soprattutto se queste condizioni perdurano nel tempo, e come vedremo più avanti generalmente queste condizioni nel tempo perdurano, un po' perché sono efficaci, che sembra un paradosso, ma sono efficaci nel senso che il problema da cui l'individuo cerca di sottrarsi in un qualche modo effettivamente lo risolvono o lo attenuano, e poi sono durature perché di solito sono basate su un impianto ideologico, su un insieme di convincimenti verso la realtà, come dicono quelli bravi, su una Weltanschauung molto radicata, che nel tempo si va sempre di più solidificando, un po' perché quando si sta da soli generalmente si tende a dare ragione a se stessi, un po' perché, questa è un'idea mia personale, non la posso dimostrare, però ho la sensazione che le persone che vivono in una condizione di isolamento sociale tendenzialmente siano individui piuttosto tendenti allo studio, non studio nel senso accademico, anche, ma studio nel senso ricerca di conferme per le proprie teorie, e siccome uno ha, non so, 18 ore di tempo libero al giorno per confermare le proprie teorie, con internet state sicuri che le proprie teorie uno le conferma. E quindi, essendo che queste sono manifestazioni di disagio che perdurano nel tempo, sono molto difficili da attenuare, almeno in una prima fase, è chiaro che se anche all'inizio, dal principio, il contatto con la realtà era assolutamente stabile, quindi la persona non aveva nessun sintomo psicotico, dopo 1, 2, 3 anni passati a casa, nella solitudine, senza i benefici della socialità, non ci si può mettere la mano sul fuoco, ma il rischio di sviluppare qualche sintomo psicotico, comunque di vivere una realtà un po' diversa da quella degli altri, esiste e bisogna tenerlo in conto. I disturbi
che ho menzionato possono essere di tantissimi tipi, tantissimi, infiniti, però diciamo che le due grandi aree che a me sembrano le più influenti e diffuse sulla base di quello che ho visto e letto sono quelle che hanno a che fare con due grosse dimensioni. Una è sicuramente con una forma di depressione molto peculiare, che è una depressione nichilistica, cioè la persona che vive nell'isolamento a un certo punto comincia a estremizzare le proprie visioni sul mondo, e ancora, qui la black pill e la red pill torneranno, ho iniziato dalla black pill non a caso. E poi, in queste ore che uno passa da solo, in qualche modo di ingannare il tempo bisognerà pur trovarlo. E perciò, e questo è un argomento che torna su questo canale, direi in modo ossessivo, ma è così perché è un problema molto serio, una delle forme possibili di evasione dalla propria condizione è il consumo smodato di videogiochi, di internet in senso generale, e più nello specifico di contenuti per adulti che simulano una forma di intimità che naturalmente manca, perché manca tutta l'interazione con il prossimo. A questo punto dobbiamo lasciare le solide basi della statistica e della psichiatria, della psicopatologia, e dobbiamo addentrarci nelle non stabili, manco per niente, basi della filosofia, soprattutto di una filosofia esistenzialista, per rispondere a una domanda: ma perché uno rinuncia ai benefici della socialità? Noi esseri umani siamo fatti per la socialità. Non tutti allo stesso modo, non tutti allo stesso livello. E su questo ci siamo. Ma i benefici che noi traiamo dal contatto con l'altro, non solo quello romantico, ma proprio da tutti i contatti con l'altro, sono giganteschi. Solo collaborando con gli altri noi possiamo raggiungere i massimi risultati. Pure è discutibile. Però diciamo, nessun essere umano da solo può erigere un ponte, nessun essere umano da solo può scrivere un'enciclopedia, nessun essere umano da solo può fondare una nazione. Quindi è evidente che rinunciare ai benefici della socialità è un costo molto elevato. E allora perché alcune persone decidono di rinunciarvi con la consapevolezza di quello che succederà? Io credo che ci siano molte risposte a questa domanda. Credo però che se siete qui è perché volete una qualche forma di risposta. E quindi possiamo provare a ridurre quelli che sono i due motivi che secondo me nel tempo presente, nella nostra cultura, sono i due fondamentali, le due macro aree fondamentali che rispondono a questa domanda. E queste sono un'area che ha a che fare con il sentimento del disgusto e della repulsione e del ribrezzo verso la società, verso la vita sociale, per come la avverte l'individuo. E l'altra è la dimensione che invece ha a che fare con la paura del rifiuto, la paura degli elementi negativi della socialità, che ovviamente ci sono. Se avete visto il video 2 video fa, ho fatto un intero video su un elemento negativo della socialità. Nel senso che quando uno entra nella vita sociale, inevitabilmente si espone anche a feedback molto negativi. Torniamo però al primo punto. Che vuol dire che uno ha disgusto nei confronti della società, prova ribrezzo nei confronti del vivere sociale? Significa che per qualche motivo traumatico, ma non necessariamente, io non sono un grande sostenitore della teoria dei traumi, non credo che uno debba per forza iniziare a detestare il mondo per come lo vede. Ne vede sempre una parte del mondo, ma come ho detto può trovare tutte le conferme che vuole, tra l'altro da fonti ormai le più disparate, perché con internet si possono leggere i giornali di tutti i paesi del mondo e trovare ogni conferma che si desidera alle proprie teorie. Dicevo, non necessariamente ci vuole un trauma in senso stretto, però una serie di osservazioni e una serie di delusioni che provengono dal mondo. Faccio un esempio: il bullismo che si subisce non è che per forza si deve arrivare ai livelli di bullismo che uno viene buttato da una finestra dai bulli o viene brutalizzato ogni giorno, basta anche molto meno. Basta una serie reiterata di comportamenti che provengono da fonti considerate significative per fare sviluppare a questo individuo, che già magari aveva un po' la predisposizione, un vero e proprio disgusto per il mondo per com'è, che può anche addirittura tradursi in sintomi fisici. Cioè, uno esce di casa, vede queste manifestazioni e poi se ne va anche a cercare perché ci sta molto più attento. È chiaro che uno che ha avuto questo tipo di vissuto traumatico, non traumatico, basato sulla sua filosofia, quando esce sta con gli occhi aperti così per vedere conferme di quello che lo fa soffrire, e quando vede quello che lo fa soffrire può essere che senta proprio un'attivazione fisica
di nausea, di ribrezzo. Da come sto parlando, sto evidentemente parlando la lingua di Sartre. Questo tipo di nausea, considerare gli altri come inferno, per citare un'altra opera, può determinare una risposta disadattiva, ma fino a un certo punto, che è il ritiro da questa roba disgustosa. E d'altronde, se ci pensate, quando voi vedete qualcosa di orribile, per un po' si ha l'istinto di stare a guardare, perché la curiosità scimmiesca degli uomini è anche questa. Ma poi uno che cosa fa? Se ne va dove queste cose non le può vedere, o meglio, le può vedere filtrate da uno schermo, da un giornale, filtrate attraverso la sua elaborazione personale, e quindi si ritira. Un'altra possibilità è che uno non provi disgusto per il mondo e per la socialità e per le altre persone e per le strutture sociali. Anzi, vorrebbe parteciparci a queste strutture sociali, ma ancora una volta, o perché ha avuto qualche forma traumatica, o perché invece non ha avuto nessuna forma traumatica, ma semplicemente è stato lì ad osservare, si è fatto la sua idea, gli viene il pensiero che lui a questo sistema non può partecipare, o meglio, non può partecipare come desidererebbe. Perché? Perché si vede come inadeguato, o gliel'hanno detto, perché succede spessissimo, si vede come inadeguato, si vede come insufficiente, si vede come mancante di alcune componenti fondamentali necessarie per vivere insieme agli altri. E quindi il timore del rifiuto, o il ricordo del rifiuto, se ci ha provato e ha fallito, lo spinge per non provare mai più quel livello di dolore, che è un dolore straziante perché è una disconferma di sé. È come ammettere di essere inadeguati esistenzialmente, di non avere una palestra per diventare adeguati. Per evitare di soffrire di nuovo, o per evitare di soffrire la prima volta, nel caso mi pare evidente delle persone più giovani, ci si chiude in casa dove effettivamente queste cose non ci possono raggiungere. Ancora una volta, è disadattivo, però funziona. E questo principio, che funziona, è importantissimo da tenere a mente per il finale del video, la parte sulla clinica. Adesso, che c'entra la Red Pill? Ma penso che ci siate arrivati già da soli, nel senso, la Red Pill è un catalizzatore perfetto, e la Black Pill ancora di più, di entrambe queste manifestazioni. Quando io ho scritto la mia tesi, io avevo ipotizzato che qualcuno potesse in effetti avere entrambe queste idee, cioè essere sia disgustato dal mondo e allo stesso tempo temere il rifiuto, eccetera, eccetera. Non avevo specificato come, perché mi sembrava inutile farlo in quel momento, anche perché, come vi ho detto, lo spazio non era tanto. Ma adesso mi rendo conto che uno dei motivi per cui una persona può combinare queste due impostazioni mentali è proprio l'aderenza al modello LMS, e quindi l'ingestione della pillola rossa, della pillola nera, peggio ancora. Perché da un lato il red pillato, quello vero, quello che non ha abbandonato del tutto la speranza, ha appunto una speranza, cioè vorrebbe partecipare alla società, vorrebbe partecipare soprattutto agli aspetti romantici, relazionali della società, e eventualmente anche ai benefici secondari. Cioè l'idea che se uno è di bell'aspetto, ha status, non è soltanto che ottiene le ragazze, ma ottiene proprio una considerazione dal resto del mondo molto migliore, e quindi la vorrebbe queste cose. Però ha abbracciato una filosofia, e l'ha abbracciata per cercare di dare senso alla sua vita, che è molto deterministica, e che quindi gli ripete, e si ripete, che queste cose non le può avere se manca di alcuni elementi, che c'è la possibilità di fare del miglioramento su se stessi, ma questa possibilità non può cambiare le carte in tavola. Quindi il timore del rifiuto è molto forte, e tra l'altro è un rifiuto che viene opposto per motivi fuori dal controllo dell'individuo, quindi un grosso attacco alla sua autostima direi esistenziale più che quella fattiva, fattuale. E allo stesso tempo, nella maggior parte dei casi, anche se la filosofia LMS e la Red Pill direbbero di non farlo, è del tutto umano cominciare a disprezzare questo mondo di individui, diciamo così, che si comportano in maniera del tutto predeterminata. E questo io lo capisco molto bene, non è tanto che li si odia perché il Chad è Chad, perché la Stacy è Stacy e si accoppiano fra di loro come è prescritto, ma soprattutto, direi in modo molto logico, si odia l'ipocrisia con cui queste persone, tutte le persone, soprattutto le autorità, non si rendono conto del meccanismo in cui sono inserite, e invece di ammettere la loro ignoranza, dire non so di che stiamo parlando, ripetono delle teorie che sono dannose poi alla fine, che il red pillato considera dannose.
tipo just be confident bro, tipo che il mare è pieno di pesci. Quando uno si sente ripetere queste cose, però poi le persone fanno l'opposto, perché sono guidate dalla loro programmazione biologica, non è facile non avere disgusto. Il disgusto che nasce dall'ingiustizia. E quindi penso che avete capito il punto. Questo individuo, red pillato, eventualmente isolato sociale a vari livelli, non è detto che stia sempre chiuso in casa, quello è il livello estremo. Magari esce di casa, come dicevo, perché deve andare a lavorare, perché sennò muore pure di fame. Finché ne ha la forza va a lavorare, però poi rinuncia alla socialità proprio perché sia desideroso ma timoroso del rifiuto nei confronti della socialità e allo stesso tempo ne è disgustato. È disgustato dall'ipocrisia, è disgustato dal funzionamento ormai così tribale di certa parte della società. Ad esempio, può essere che sia orripilato dal fatto che le donne, secondo lui, continuano a dipingersi come le vittime quando non lo sono, quando invece non solo hanno ottenuto la parità, ma hanno anche ottenuto un sacco di posti di prestigio e di controllo, addirittura il controllo del paese, nel caso dell'Italia e non solo. Questo doppio livello interpretativo della socialità negata, ecco, diciamo, lo abbiamo detto però in modo ampolloso, doppio livello interpretativo della socialità negata, suona molto bene, rende la condizione di isolamento un po' diversa da quella, potremmo dire, poi standard è difficile da dire, comunque la definiamo standard. Quella che possiamo dire può essere ingenua, cioè la persona non sa neanche spiegare perché si è isolata, probabilmente il contenuto è dentro il suo inconscio, ma lui non lo sa esprimere, o non lo vuole esprimere. Oppure quello che lo sa esprimere però ha un orientamento filosofico più semplice, tipo i famosi uomini erbivori che ci sono in Giappone. In questo caso, quell'isolamento sociale, soprattutto nel caso di quello ingenuo, finché la persona poi non scoppia perché il suo inconscio tracima, su uno di questi due sta l'accento, può essere un isolamento sociale relativamente sereno. Cioè, se volete fare un'esperienza e guardate i documentari sui giapponesi isolati sociali, i hikikomori, quelli veri, in molti casi sembrano delle persone relativamente serene, sembrano delle persone relativamente centrate. Qualcuno, infatti, è una cosa che ho riportato nella mia tesi, diceva che questo è una forma di eremitismo moderno. L'eremita religioso cristiano rinuncia al mondo. Di hikikomori rinuncia al mondo, con una certa serenità, direi quasi zen. Nel caso dell'isolamento sociale da Red Pill, questa prospettiva, che almeno è un po' benefica, è un po' più luminosa, è molto difficile, perché avere addirittura due dimensioni che tirano continuamente l'una dall'altra, e lo vedo anche da molti dei commenti che io ricevo, che c'è questo dualismo, che poi in realtà è una dissonanza cognitiva, del volere rientrare nella società e farne parte perché è bello, però allo stesso tempo non volerlo fare perché ci sono tante paure del rifiuto e in generale la sensazione di dover elemosinare quello che gli altri invece hanno gratuitamente. Ecco, questo non credo che possa determinare, anzi lo affermo che non può determinare una forma di isolamento sociale, per così dire, serena. Questa può determinare una forma di isolamento sociale molto sgradevole e molto dolorosa. E questo perché la filosofia LMS, quindi la filosofia Red Pill, è un modello estremamente descrittivo, che non fornisce in realtà nessuna vera uscita, se non l'illuminazione, la capacità di comprendere la struttura vera del mondo, ma poi dal punto di vista di un isolato sociale non è che ci sia molto a cui aggrapparsi una volta che si è accettata questa prospettiva. E quindi questa benedizione da un lato dell'ignoranza e dall'altro di avere una filosofia che magari vede l'isolamento come una forma di riscatto dell'individuo, dicevo prima la religione, ma ce ne sono tante, e questa è una benedizione che è negata. È per questo che io avrei dovuto al tempo, ma lo faccio ora, aggiungere questo elemento al discorso sull'isolamento sociale, perché questo è un tipo di isolamento sociale peculiare e particolarmente pernicioso. Ciò detto, che sia da Red Pill, che sia all'antica, che sia religioso, che sia ingenuo, quello che si vuole, qualunque forma di isolamento sociale è una risposta estrema a una sollecitazione che l'individuo non è riuscito dal punto di vista pulsionale a gestire e che quindi ha coinvolto dei sentimenti estremi, di potenza estrema, che l'individuo non ha voluto gestire e quindi ha incanalato in una forma diversa, in questo caso nella forma del ritiro. Questo è cruciale da capire, soprattutto per chi vuole provare eventualmente a intervenire in questi casi, che aumenteranno,
che sono già in serio aumento, ma aumenteranno ancora di più, soprattutto visto che abbiamo fatto la gentilezza e la cortesia. Questo perché 5-6 anni fa abbiamo deciso di regalare un'anteprima gratuita di isolamento sociale a molti dei nostri ragazzi più giovani e di fargli sperimentare quanto è bello e produttivo oscillare continuamente tra tornare nella società però con paura e doversi rinchiudere in casa con ancora più paura. Quindi, diciamo, gli abbiamo fatto vedere il trailer e magari qualcuno poi si vuole vedere tutto il film. Spero che mi abbiate capito, ma penso di essere stato molto chiaro. In questi casi il rischio che il professionista, anche in buona fede, anche ben formato, corre, se viene da una prospettiva, diciamo, in cui l'isolamento sociale è una cosa a lui completamente o quasi completamente estranea, è quella di volere riportare sic et simpliciter l'individuo alla retta via, cioè riportarlo nella socialità. Quindi si impegna per fargli vedere la bellezza della socialità, i benefici della socialità e quello che si sta perdendo, però si scorda di un elemento fondamentale, cioè che questa persona in qualche modo per qualche motivo ha deciso di rinunciare a quella socialità. Quindi il primo passo da capire è cercare di vedere di mettere questa persona in una categoria approssimativa, così una categoria che serve a noi come ipotesi di lavoro, e rispondere alla domanda: ma perché? Cioè, che c'era di tanto spaventoso per te nella società che hai deciso di tirartene fuori? E magari vediamo se è un fatto di vergogna, quindi possiamo iniziare a ipotizzare tutto il discorso sulla fobia sociale, se uno vuole. Possiamo vedere se invece si tratta di una forma di, come dicevo, di disgusto, e che cosa l'ha causato questo disgusto, se è stato un evento traumatico, se sono stati più eventi piccoli che però hanno contribuito in senso climatico al peggioramento, e magari vedere se si riesce a dimostrare a questa persona piano piano che c'è un'altra possibilità di socialità in cui queste cose si presentano in modo minore, sempre però tenendo presente un fatto, che se si arriva tardi, cioè se si arriva dopo mesi o anni che la persona è in stato di isolamento sociale, tutte queste cose sono molto sedimentate. Questo meccanismo di difesa è molto efficace, perché come tutti i meccanismi di difesa molto primitivi, essendo così radicale, è chiaro che ha un funzionamento dirompente, è chiaro che la persona si sente meglio, è normale, non vede nessuno, la fonte della sua paura è allontanata e si sente meglio. E questo va tenuto però in considerazione, non va visto come una forma psicotica. È un meccanismo di difesa che si è rivelato efficace e che quindi convincere la persona ad abbandonarlo non è affatto impresa semplice. Questo è ancora più vero nel caso in cui ci si trovi davanti a una persona red pillata o black pillata che è in stato di isolamento sociale. Posto che la sfiducia enorme che io percepisco, vedo e che mi viene riferita da persone di questo tipo nei confronti della psicologia è tale da ipotizzare che molto difficilmente una persona così chiederebbe spontaneamente aiuto. Ma poniamo che lo faccia, è ancora di più naturale che se ci si approccia alle idee che lo hanno portato in quella condizione, che lo tengono in quella condizione, senza un briciolo di comprensione di esse, si va incontro a un muro contro muro, si va incontro a un fallimento evidente, anche una certa frustrazione che può anche degenerare in una perdita di considerazione dell'altro, cioè del professionista nei confronti del paziente ipotetico e viceversa. Perché, come dicevo, la red pill è una filosofia molto forte, molto totalizzante, molto deterministica. La black pill ancora di più. Ora, non è che uno può pretendere che uno psicologo conosca tutte le subculture del mondo, conosca tutte le subculture e i linguaggi a esse correlate, e ne abbia una conoscenza enciclopedica. Io stesso ci sono subculture di cui non capisco niente, però arrivare con l'arroganza e magari, e questa è una cosa importante, utilizzare come strumento la terapia o il colloquio domiciliare, quindi invadere in qualche modo, magari invitati da un parente o da un genitore preoccupato lecitamente, invadere lo spazio della persona, forzare questo confine e magari non capire niente di quello che sta dicendo e derubricare tutto a ma sì, provaci, just be confident bro, in salsa un po' più psicologica, è la ricetta per il fallimento. È la ricetta tra l'altro per dimostrare al paziente che tutto sommato c'aveva ragione, che tutto sommato queste persone che vengono dal di fuori, questo lo dico soprattutto per i pazienti che sono più giovani e che quindi ancora hanno una mente molto polarizzata fra buoni, cattivi, bene e male, sono male, sono insensibili. Se persino quello a cui lavoro letteralmente è capire i sentimenti altrui non li capisce, non capisce niente, figuriamoci come stanno messi gli altri. Quindi tanto vale che mi chiudo
do un altro giro alla chiave. In questi casi io penso che sia indispensabile, posto che io penso che sia comunque molto utile in quasi tutti i casi e per tantissimi motivi anche di natura pratica, ma in questi casi è assolutamente indispensabile lavorare da remoto, almeno in una prima fase. Che può sembrare bizzarro, magari due persone stanno nella stessa città, lavorano da remoto. Sì, perché lavorare da remoto consente di non invadere lo spazio della persona che è in questa condizione, ma di porsi come un oggetto del mondo esterno non invadente, ma positivo. Quindi le valutazioni lecite, giustissime che uno avrebbe fatto in presenza, anche se non gli piace questa modalità, se vuole intervenire con persone in stato di isolamento sociale, specialmente se aderenti alla Red Pill o alla Black Pill, si deve mettere dietro uno schermo, deve stare tranquillo e deve prepararsi a un lungo lavoro di comprensione delle dinamiche che hanno determinato l'isolamento sociale. Lo ripeto perché voglio essere un po' più pratico. Capire di che cosa ha avuto paura questa persona nel tempo ed eventualmente come affrontare, se è possibile, questa paura nel tempo. Perché se è una condizione sedimentata, e si spera che non lo sia, si spera di arrivare presto, qui dobbiamo parlare con i medici, bisogna fare prevenzione, poi non chissà cosa vuol dire. Comunque, in questo caso, se si fa prevenzione si riesce a evitare che le idee siano sedimentate e soprattutto che lo stile di vita sia sedimentato, perché le persone di questo tipo tendono ad avere uno stile di vita molto particolare, molto diverso dalle persone normali, tipo il mio, nel senso che stanno svegli di notte, dormono di giorno, alterano il ritmo dei pasti, quindi bisogna essere eventualmente pronti anche a fare, se si vuole, sessioni psicologiche a orari un poco bizzarri, o magari molto bizzarri in una prima fase, cioè bisogna essere flessibili. La rigidità, il moralismo e l'applicazione di regole generali funzionano male sempre, ma in questo caso funzionano veramente malissimo, per non parlare poi di certi approcci psicoanalitici soprattutto, per quanto io sia un grande sostenitore dei modelli psicodinamici, ma certi modelli psicoanalitici sono assolutamente impraticabili in questi casi, ma direi anche giustamente, perché non è che il fenomeno dell'isolamento sociale l'abbiamo inventato noi contemporanei uomini post-industriali, assolutamente. Come ho detto, ci sono esempi di isolamento sociale in tutto il corso della storia umana a tutte le latitudini, però questo modello con questa diffusione sì, l'abbiamo inventato proprio noi, proprio nelle parti più industrializzate e ricche del mondo, anche quindi di fatto le parti più fortunate, al tempo stesso le parti più sfortunate, e quindi c'è bisogno di metodi altrettanto moderni. Io ho concluso per oggi, mi rendo conto che come sempre è un invito di un certo peso, ma lo faccio volentieri, invito gli iscritti al canale che si sono trovati o si trovano ancora in una condizione simile a quella che ho descritto, che sia connessa alla Red Pill, che non sia connessa alla Red Pill, poco importa, quindi in una condizione di isolamento sociale, a raccontare come l'hanno vissuta loro, eventualmente come è iniziato il loro percorso, come è finito o come adesso si adattano a questa condizione di vita, perché lo chiedo non per una forma di curiosità intellettuale e basta, certo c'è anche quella, ma lo chiedo soprattutto perché capire la vita quotidiana dell'isolato senza inutili romanticismi e senza narrazioni romanzesche è molto utile sia per noi che siamo professionisti della salute mentale, sia per chi non lo è, che eventualmente si trova magari ad avere un amico, una persona importante o un parente che è in questa condizione. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e per avermi dedicato questi consueti 40 minuti o poco meno, penso poco meno questa volta, del vostro tempo. Come al solito vi invito al prossimo video e nel frattempo state in salute.